Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di a tavola con Silvia. Quest'anno un po' in ritardo, però ho pensato di fare una ricetta che spero vi sia gradita. Una stella di Pandoro. Bella, bella idea. Poi, proprio oggi che comunque è il mio santo. Oggi è Santo Stefano. Io non mi chiamo Stefano, ma sono un santo. Io sono rimasta a bocca aperta, quindi non Sono un capisco dove santo. vuole arrivare. Sei un Sì, santo? sì, Tu? sono un santo. È un santo. Vabbè, Perché ok. per stare vicino a tavola con Silvia bisogna essere un santo. E vabbè, ma adesso lo dici tu, va bene così. Quindi è tutti i giorni il mio nomastico. Sì, amore, ok, questi sono gli effetti del dopo cena, Troppo dopo rum. pranzo, so le calorie che danno in Lo vedete? testa. Lo vedete? Allora, Anzi, lo sentite, lo sentite? Dio santo. Dai, su, Andiamo parla. ad iniziare. Parla. Allora, qui abbiamo il lievitino. Come lo abbiamo fatto questo lievitino? Semplicemente, io ho iniziato un po' prima perché questa è una ricetta molto lunga perché altro non è che un pandoro, no? Però ha una forma differente, semplicemente. Dicevo, ho iniziato un po' prima perché sto un po' stretta con i tempi, quindi perdonatemi, ma vi vado a dire esattamente come dovete fare. Allora, un tuorlo. Prendete le uova quelle a pasta gialla perché quando è bello giallo dentro è tutta un'altra cosa. 13 grammi di lievito sciolti in 60 grammi di acqua tiepida. Ok? Un cucchiaio di zucchero che metterete nell'acqua con il lievito e poi mettete 50 grammi di farina nella planetaria. Sciogliete anche il tuorlo dentro al lievito, zucchero e acqua e mettete il composto così ottenuto nella farina nella ciotola della planetaria, va bene? La mandate avanti un pochino oppure lavoratela anche dentro una ciotola se preferite, come volete, con le fruste, come volete voi, a mano, con una spatola, come volete voi, e poi la coprite con la pellicola. Come volete voi? No, No. e la lasciate lievitare nel forno preriscaldato e spento, ovviamente a bassa temperatura, ragazzi, non è che me la cuocete, per un'ora e mezza almeno. Ok? Questo è il risultato. E questo è il lievitino. E questo è il lievitino. Allora, a questo che cosa dovete fare? Dovete aggiungere questi ingredienti: 225 grammi di farina manitoba, 5 grammi di lievito fresco con 15 grammi di acqua tiepida che andrete a sciogliere, eccolo qui, poi dopo diamo un'altra mescolata che non si sa mai, un uovo intero, 25 grammi di zucchero, 30 grammi di burro. Io qui ho messo anche la buccia dell'arancio grattugiato che andrebbe in terza fase, ma visto che voglio dargli molto più profumo, preferisco metterla prima. Metto anche insieme la bacca di vaniglia, i semi della bacca di vaniglia, va bene? Allora, detto ciò, andiamo a procedere. Mettiamo il lievitino nella ciotola della planetaria e poi man mano aggiungiamo tutti gli ingredienti. Quindi ci vediamo alla planetaria. Allora, abbiamo messo il lievitino nella ciotola della planetaria, poi abbiamo messo la buccia dell'arancia grattugiata, mi raccomando solo la parte arancione, e la bacca di vaniglia. Ora mettiamo il lievito con l'acqua, mettiamo lo zucchero, la farina tutta e l'uovo intero, tutto intero. Vi ricordo 225 grammi di farina manitoba o comunque una farina forte. Chiudiamo e mandiamo avanti per 5-6 minuti fino a che l'impasto non diventa omogeneo. Poi aggiungiamo il burro. A dopo. A questo punto dell'impasto dobbiamo inserire il burro. 2 pezzetti per volta. Facciamo in maniera che si assorba tutto. A tra poco. Che bel giallo! Sì, queste uova, vabbè, non si dice la marca, sono veramente molto, molto buone. Sì. Danno un bel colorito. Allora, come vedete è ben incordato. A questo punto noi lo togliamo dal gancio e lo mettiamo in forno preriscaldato e spento. Mi raccomando, il forno preriscaldato poco, deve essere tiepido
per almeno un'ora e mezza. Quindi ci rivediamo tra un'oretta e mezza più o meno. Come lievitato. Sì, è veramente, veramente bello. A questo punto andiamo avanti con la terza fase. Allora, ragazzi, nella terza fase vi serviranno 2 uova intere, 225 grammi di farina Manitoba o comunque una farina molto forte, 100 grammi di zucchero semolato, un cucchiaino di sale. Il sale lo metteremo per ultimo, ok? Allora, che facciamo adesso? Andiamo a mettere le uova e lo zucchero e andiamo avanti con la planetaria. La farina la mettiamo un po' per volta, quindi ci rivediamo a impasto pronto, perché dopo aver messo la farina per diciamo un paio In un paio di volte. in un paio di step, poi mettiamo il sale e mandiamo avanti la planetaria a far impastare il tutto per qualche minuto. Più lo fate impastare e meglio è. Ci vediamo qui, a fra poco. Che dite? È incordato? Sì. Io direi di sì. È bellissimo. Allora, a questo punto lo tolgo dal gancio e lo metto dentro una ciotola, coperto dalla pellicola nel forno preriscaldato e spento, a lievitare per un'altra ora e mezza, 2. Quindi ci vediamo tra 2 ore. Allora, come vedete, dopo 2 ore è leggermente lievitato. A questo punto, così come sta, lo mettiamo nel frigorifero per almeno 3 ore. Va bene? E quindi ci rivediamo tra 3 ore. A dopo. A dopo. Allora, dopo 3 ore in frigo, questo è il risultato. frigo? Sì. Ah, Dove eri tu quando l'ho messo in frigo, amore? pensavo in forno. Il forno c'è stato prima un'ora e Ah, mezza. ecco, io ancora aspettavo quello. Vabbè. A posto. Sì, è in frigo, è freddo. È caldo e freddo. Sì, Dorme. non la perché è sopporto tardi. più. Vedete perché sono santo oggi? È tardi, porello. Allora, dicevo, dopo 3 ore in frigo, questo è il risultato. Stai parlando di me? O del L'ho messo in frigo e non me ne sono accorta. Mettete un po' di farina sul piano e a questo punto Ricominciate. no, dovete fare Questo. un bel rettangolo. Che non ti verrà perché ti viene soltanto quando non facciamo le riprese. Esatto. Zitta. Shh. Ops. Vabbè, faccio il rettangolo e poi ci rivediamo. Ecco qua, a questo punto mettiamo i fiocchettini di burro. Sono circa 120 grammi. Io l'ho lasciato proprio fuori dal frigo a temperatura ambiente ed è diventato di questa consistenza. Perché il pandoro è praticamente tanto burro. Esattamente. Dovete farlo con le mani per forza, quindi Come mai questa scelta di fare il pandoro a stella e non classico? perché non lo so, mi piaceva di più e anche perché il pandoro classico ce l'abbiamo già e quindi poi questo lo andrò poi a decorare in un modo che piacerà sicuramente ai nostri amici domani. Abbiamo Manfredo che gioca per la casa. E non c'è Irene, giustamente gioca da solo. A questo punto che facciamo? Dobbiamo spalmare con le dita
in maniera che il burro vada praticamente in tutte le parti della pasta. Quindi ci vediamo a pandoro Spalmato. burrato. Sì. Eccolo qua, praticamente spalmato in ogni suo punto. Burro su tela, eccolo qui. È giusto burro su tela. E adesso andiamo a fare le pieghe. Pieghiamo così. 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 E in questo modo. Un raviolone. Una specie. Ovviamente questa parte aperta andrà qui. Questo lieviterà e si riempirà tutto. E adesso lo andiamo a mettere nel forno spento per almeno 6 ore. Quindi ci rivediamo domani mattina. A domani. A domani. Direi che è abbastanza lievitata la stellina, Sì. Stellina. Allora, dicevamo, queste sono le reminiscenze nonnesche che escono fuori. E a questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterlo in forno statico, scusate, già raggiunta la temperatura, nel senso che adesso io l'ho messo a 220 gradi. Una volta che ha raggiunto la temperatura la abbassiamo a 170 e lo mandiamo avanti, cioè lo cuociamo per 10 minuti precisi. Dopodiché abbassiamo a 160 e lo cuociamo per altri 40 minuti circa, dipende sempre dai forni, va bene? Se per caso vedete che sopra diventa un pochino troppo scuro, mettete un foglio di carta d'alluminio che io ho già preparato ovviamente, perché succede praticamente sempre, ok? Quindi ci rivediamo a fine cottura. A dopo. Eccolo qua. Sembra pane. Sembra pane, sì, da sotto sì, però non lo è. No, lo so che non lo è. A questo punto lo dobbiamo girare Vai. a testa sotto, in questo modo. E scottarci anche, perché è importante che vi scottiate, se no non viene fa bene. parte della ricetta. C'è la miseria da stamattina che vado a E scottare. adesso? E adesso deve rimanere così e raffreddare fino a che, insomma, Morte non ci separi. no, fino a che non è completamente freddo, e poi andrò a farcirlo. Ci vediamo dopo. A dopo. Eccola qui la nostra stella di Pandoro. Ho tolto la parte inferiore perché era venuta bella croccante e mi serve, eccola lì, l'ho ritagliata, mi servirà per la decorazione. A questo punto andrò a fare dei ciuffi di panna. L'ho montata, 250 grammi di panna, senza zucchero, perché c'è la Nutella che è già bella carica di suo. Certo. Voi potete decorarla come volete, non è che dovete per forza fare come faccio io. Eccola qui, semplicissima. A questo punto taglio le punte di pandoro e le vado ad inserire in questo modo. Che meraviglia. Sì, devo dire che mi piace. Io sono molto critica con le cose che faccio, quindi... Detto questo non possiamo assaggiarla perché... Tu l'hai già assaggiato. Sì, ma in un'altra ricetta. In un'altra ricetta. Eccola qui. E quindi ci vediamo alla prossima ricetta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao ciao.